Cerchi orologi di classe o macchine di lusso o semplicemente Lego da collezione? Oggi alziamo l'asticella e andiamo su Katawiki. Ma cos'è Katawiki? È una piattaforma per vendere e comprare solo all'asta oggetti di un certo valore. In poche parole non si può vendere di tutto, ma solo oggetti che partono da un minimo di 50-100 euro, dipende un po' dalla categoria. Insomma, non è una politica che mi va molto a genio, però stiamo cercando di alzare il nostro livello come venditore o compratore. Prima di proseguire però vi devo mettere un attimo in guardia. Se avete problemi di acquisto compulsivo come me, non andate avanti in questo video. Anzi, non andate mai a guardare cosa c'è su Katawiki. Ma se proprio non resisti, allora guarda fino in fondo questo video per imparare 3 cose fondamentali: come acquistare, come vendere e come non rimanere mai fregati. Non perdiamo tempo e vediamo quanto è profonda la tana del bianconiglio. Citazione. Per iscriverci è sempre la solita procedura. Puoi fare accedi se hai già un account, oppure registrati. Con registrati ci chiederà sempre un account Facebook, Google, oppure nome e cognome, indirizzo e password. Solita procedura, ti arriverà una mail e poi seguire quello che ti chiede la mail, di accettare, insomma di far sì che riconosca che la tua mail è proprio quella e poi ritornare sul sito, rimettere i dati che avevi messo poco fa e accedere. Non c'è bisogno di mettere subito i dati della tua carta di credito, del tuo conto bancario, eccetera. Li potrai mettere successivamente quando avrai vinto un'asta e quindi sarà ora di pagare. Tranne per certe aste di un certo livello, tipo se devi comprare una Ferrari d'epoca, chi non lo fa tutti i giorni, allora per partecipare a quell'asta ti verranno chiesti prima i dati della tua carta di credito. L'interfaccia è questa qua. Questo è Katawiki. Come si presenta su smartphone e su PC. Non fatevi spaventare dalla miriade di pulsanti, dopo ne vedremo qualcuno insieme. Katawiki si divide, come tutti gli altri siti di compravendita, in compratore e venditore. Adesso vediamo come compratore. Se non ti interessa comprare ma vuoi vendere, allora salta direttamente al capitolo venditore, ma se è la prima volta che metti il piede su Katawiki, io ti consiglio di guardare il video fino alla fine per imparare anche dei trucchetti come venditore. Sulla homepage abbiamo questa meravigliosa e dannata vetrina, piena zeppa di meraviglie. Si trova proprio di tutto, da auto di lusso alle carte più rare dei Pokémon, gioielli, orologi di lusso, monete, antichità, Lego. Ora sapete perché sono pieno di roba da vendere. È una droga. Io ci passerei le giornate a spendere quel poco che ho. E poi dicono che i soldi non fanno la felicità. Torniamo a noi. Se non ci vogliamo fare imbambolare dalla vetrina, possiamo cercare un oggetto specifico. Ricordo che qui sono solo aste e sono create da persone come me e te. Non penso che siano proprio come me quelli con una Ferrari d'epoca, però alcuni sono utenti comuni e altri magari sono negozi, quindi non è detto che troverai per forza tutto quello che cerchi. Trovi quello che la gente mette in vendita, un po' come eBay, Wallapop, ma sono sicuro che troverai qualcosa che non immaginavi nemmeno esistesse o che si potesse acquistare online. Quando parlo di questi oggetti intendo anche di ossa di dinosauro, di monete antiche romane, insomma cose che non si trovano ovunque. Andiamo quindi su cerca e facciamo finta che io voglia trovare qualcosa di inerente a Michael Jackson. Come vedete io ho già fatto la ricerca, ma posso andare tranquillamente anche a digitare Michael Jackson. Ora, in effetti mi trova tutte cose inerenti a Michael Jackson. Tutto quello che è stato messo in vendita da altri venditori. Poi, proseguendo, va a scemare, mettendo cose inerenti al re del pop, come cultura pop, altri artisti dell'epoca, eccetera. Ora cosa possiamo fare? Apriamo uno di questi articoli, se ci interessa, e vediamo i parametri. Attenzione, prima di avventarti in un'offerta, ascolta bene questi punti fondamentali. 1. Non fatti mai prendere dall'ansia sulla scadenza dell'asta. Se in questo momento stai pensando di fare un'offerta, fermati un attimo. 2. Controlla sempre la descrizione. La maggior parte delle volte ci sono delle cose che noi diamo per scontato. Ora, non voglio spaventarti, però è successo che stavo per comprare un set Lego, quando invece alla fine nella descrizione c'era scritto solo che erano le istruzioni. Ma l'offerta ormai l'avevo già fatta, per fortuna poi qualcuno mi ha superato. Però ricordati che queste sono aste di Katawiki
e Katawiki prende molto seriamente la cosa, tant'è che quando vinci un'asta ti chiederà di pagare e non puoi cancellare il tuo account o far finta di niente, perché altrimenti ti arriverà anche il recupero crediti a casa. Quindi non stiamo viaggiando sui soliti siti di compravendita. Stessa cosa vale se sei il miglior offerente e ti accorgi che magari hai letto dopo qualcosa nella descrizione che non ti piace, non puoi più annullare l'offerta. Perciò leggete sempre bene la descrizione, perché un'altra volta mi è capitato che stavo sempre comprando un altro set Lego e poi vado a leggere che non c'erano dentro gli omini. Non mi chiedete il perché, ma per fortuna anche quell'asta l'ho persa. 3. Dopo aver controllato i primi 2 punti, controlla categoricamente la spedizione, perché noi diamo sempre per scontato che magari un piccolo oggetto non costerà tanto la spedizione, però magari sta spedendo dall'altra parte del mondo e quindi ci arriva una botta di 40 euro. Perciò controlla sempre bene il prezzo di spedizione prima ancora di fare qualsiasi cosa. 4. Come ho detto prima, alcune aste sono di un certo livello e quindi ti verrà chiesto ancora prima di partecipare la carta di credito, però è uno dei 4 punti che alla fine c'è scritto, non c'è bisogno di controllare. Mi raccomando, controlla sempre prima i 3 punti prima ancora di fare un'offerta, non ti far prendere dall'ansia oddio manca un minuto, in un minuto ci abbiamo il tempo di leggere e controllare. Un ultimo consiglio: prima di fare un'offerta, prova a controllare su internet se lo trovi a un prezzo più basso di quello che addirittura adesso è l'asta, o perlomeno ti fai una stima di quello che puoi andare a spendere. Ricordati sempre che poi, alla fine, dovrai sommare sia il prezzo dell'asta, sia quella di spedizione, e poi c'è un 9% di commissione di Katawiki, che è sempre indicato e che andremo a vedere dopo. Analizzando la schermata degli oggetti, su alcuni vediamo che c'è una stima di un esperto. È un riferimento aggiunto alla nostra ricerca che possiamo tenere in considerazione o ignorare. E ora una buona e una brutta notizia. Partiamo dalla brutta. Sulle aste viene messo un prezzo di riserva dal venditore, che se non viene raggiunto durante l'asta, l'oggetto non verrà venduto. Per esempio, se io faccio un'offerta a questo Rolex, valutato intorno ai 4.500-5.000 euro, e parto con un'offerta di 2 euro, come sto facendo ora, mi dirà che il prezzo di riserva non è stato ancora raggiunto. E che volendo, se voglio comprarlo subito, ma questa è una cosa che vediamo dopo, dovrò spendere 3.700 euro. In poche parole, cosa succede? Il venditore avrà impostato un prezzo di riserva intorno ai 2.500-3.000 euro? Non lo so, non si può sapere. Facciamo finta che il venditore ha impostato 3.000 euro come prezzo di riserva. Non c'è dato saperlo. Quindi, finché l'asta non raggiunge i 3.000 euro, tutte le offerte non saranno valide. Sappiamo soltanto che quando verrà raggiunto il prezzo di riserva, allora, ogni volta che offriremo, ci dirà semplicemente che siamo l'offerente migliore. Siamo in testa. Altrimenti ci verrà sempre fuori quella schermata che il prezzo di riserva non è stato raggiunto. E se non viene raggiunto alla fine dell'asta, diciamo in questo caso tra 6 giorni, se tra 6 giorni l'asta si conclude intorno ai 100 euro, quindi diciamo che ne mancano dai 100 ai 3.000 euro, allora nessuno vincerà e il venditore si terrà a casa il suo Rolex. Ma nel momento in cui verrà superato il prezzo di riserva, da quel momento in poi ogni offerta è buona e chi ha offerto di più sarà il vincitore. E ora la buona notizia, che secondo me è una figata. Facciamo un esempio con i diamanti, vediamo se troviamo qualcosa. Ecco, per esempio, queste sono tutte aste senza prezzo di riserva. Vediamo questo. L'esperto l'ha valutato intorno agli 850.000 euro. Una cosa che voglio sempre controllare è a quanto viene spedito. 55 euro. Va bene, possiamo provare. Sono certo che non sarò io a vincere quest'asta, però 1 euro possiamo provare a metterlo. Ecco cosa succede. Qua mi dice che la mia offerta è stata superata. E ti starai dicendo, ma com'è possibile? Hai appena fatto l'offerta? Perché qualcuno ha impostato un'offerta massima, ma la vediamo dopo questa cosa qua. Quindi in questo momento mi è andata male. Proviamo da un'altra parte. Anche questo è valutato intorno agli 800-950 euro, 55 euro di spedizione. Faccio un'offerta di 2 euro. Ora sono il miglior offerente. Purtroppo mancano ancora 2 giorni alla fine dell'asta, quindi sicuramente qualcuno offrirà qualcosa.
Però mai dire mai, può essere che qualcuno si sia dimenticato di offrire e tra 2 giorni mi ritrovo io con un diamante che non so neanche cosa farmene, però dal valore di 800-950 euro, pagato 2 euro. Diciamo intorno ai 57 euro più 60 euro in totale avrò speso, che comunque non è male. E comunque mi è capitato anche con dei vecchi Lego vintage che avevano comunque un buon valore, intorno ai 40-50 euro, portati a casa a 2 euro, perché nessuno se l'è calcolato. Quindi a volte un po' di fortuna non ci fa proprio schifo. Ma, mi raccomando, anche solo se si tratta di 1 euro, controllate sempre i primi 3 fattori. Come avete visto prima, la spesa di spedizione è di 55 euro, non è poco. Ok, qua stiamo parlando di un diamante che ne vale intorno ai 900, per carità, ci sta. Però se si fosse trattato di un Lego che magari valeva 20-30 euro e l'asta stava a 1 euro, cosa succedeva? Noi avremmo speso 2 euro più 55 euro di spedizione. Alla fine quel Lego l'hai pagato quasi 60 euro quando ne valeva 20 nuovo, magari ancora in offerta su Lego Store. Perciò controlla sempre i 3 fattori. Non ci credi? Vediamo subito. Andiamo a cercare un Lego senza prezzo di riserva. Per esempio, questo qua sta ancora a 1 euro. Fantastico! Sono dei vecchi Lego vintage, molto vecchi. Sarei quasi intenzionato a buttarci 1 euro, ma attenzione. Spedizione in Italia 50 euro. Visto com'è facile caderci? E se io avessi offerto anche solo 1 euro, ormai mi sarei impegnato a pagarla e non c'era nessuna cosa che mi avrebbe svincolato nel non farlo. Perciò direi che questo non era proprio un vero affare. Magari per qualcuno che ha una spedizione molto bassa. Adesso questa cosa da dove viene? Viene spedita dalla Svezia. Dalla Svezia può costare una cosa così 18 euro al massimo, 20 euro se vogliamo farla con l'assicurazione, ma 50 euro. Quindi a volte ci mettono sopra il ricarico. Magari per non star lì a perdere troppi soldi dicono ok, ho messo l'asta senza prezzo di riserva, è finita a 2 o 3 euro, però li ho riguadagnati con la spedizione. Alcuni fanno i furbetti. Quindi, ora che sai come difenderti da eventuali fregature, andiamo a vedere più a fondo Katawiki. Quando faccio una ricerca, ad esempio Lego, posso andare a filtrare questa ricerca con un sacco di opzioni, tra cui aste con e senza prezzo di riserva, come vi ho fatto vedere prima, e vedrete sempre a fianco quante ce ne sono presenti sul sito e qua sotto vedrete il totale. Se io escludo una delle due, automaticamente si aggiorna anche il pulsante che corrisponde a questo dato. Io poi mi ci butto sempre in queste ricerche senza prezzo di riserva, non si sa mai. Poi abbiamo categoria. In categoria vengono fuori tutte le sottovoci con la parola chiave Lego. Per esempio, se schiaccio pop art, mi verranno fuori tutte cose pop art inerenti ai Lego. Proviamo un po'. Come vedete, questa è un'opera di Bansky riportata su un set Lego. Questi sono dei quadretti fatti con i Lego. Come vedete, molta roba è inerente ai Lego. Alcuni non c'entrano proprio niente. Per esempio questo topolino non lo so cosa c'entra con i Lego. Poi, come ho detto prima, va un po' a scemare. Però ho schiacciato pop art e lui, quando non trova più parole chiave Lego, continua a darmi cose inerenti alla parola pop art. Però come primi risultati ci metterà sempre qualcosa di fedele a quello che stiamo cercando noi. Possiamo sempre rimuovere i filtri di ricerca da qua. E ci resterà in questo caso solo nessun prezzo di riserva. Se vado a rimuovere anche questo mi verranno fuori gli oggetti con la parola chiave Lego. Cliccando sempre su filtri possiamo scegliere oltre a categoria anche prezzo di riserva da qua. Alcune voci del menu filtri li troverete anche qua di fianco, non tutti naturalmente, quelli più importanti, quelli più usati. Per esempio troverete prezzo di riserva anche qui, come vi ho fatto vedere prima, ma è presente anche qui.
Continuando, troviamo acquista subito e voi vi direte, ma non era solo aste? Acquista subito, come avevo fatto vedere l'esempio di prima, cosa fa? Praticamente qualcuno che ha messo in vendita un oggetto ha messo anche l'opzione di acquistare subito saltando tutta la trafila dell'asta. Direte è un po' scorretto. Dipende, sono scelte del venditore. Io per esempio non lo farei mai, perché facciamo finta che un oggetto che vale 1000 euro imposto un prezzo di riserva da 500, in modo che comunque mi paro un po' le spalle. Poi cosa faccio? Imposto un pulsante che è acquista subito. Non ho voglia di aspettare che finisca l'asta, o chi non vuole partecipare all'asta dice sono interessato a quell'oggetto, mi sta bene quel prezzo, lo prendo subito. Io non lo farei mai. Perché? Facciamo finta che l'asta finiva a magari intorno ai 700 euro e io l'acquisto subito l'ho messo a 600 euro. Ci ho perso 100 euro. Quindi non ha molto senso questa cosa, piuttosto è meglio mettere un acquisto subito bello alto e sperare che poi l'asta vada un po' più avanti del acquisto subito in modo da guadagnarci il più possibile. Proseguendo su filtri, una volta c'era anche spedizione, che non ho idea che fine abbia fatto. Semplicemente potevi scegliere se selezionare anche le spedizioni gratuite. Non c'è più l'opzione. Questo video me lo sono preparato ieri e vi giuro che c'era. Ho gli appunti. Oggi non c'è spedizione. Comunque, se dovesse tornare fuori, c'è anche l'opzione di scegliere solo aste con spedizione gratuita. Non c'è. Continuiamo. Abbiamo data di chiusura, dove possiamo scegliere anche se vogliamo partecipare subito a un'asta che si sta per chiudere oppure un'asta che si chiuderà a lungo termine. Quindi possiamo guardare anche aste che stanno chiudendo oggi. Mi raccomando, non farti prendere la smania, non farti venire l'ansia, oddio sta per chiudere, devo fare un'offerta. Controlla sempre quei maledetti 3 parametri, è l'ultima volta che lo dico, lo so che lo ripeto sempre, ma controllali, non lo dirò più, promesso. Quindi in questo caso mi dice che ci sono 22 aste che stanno chiudendo oggi. Mostra. E queste sono le aste che oggi chiuderanno. Come vediamo, solo una è inerente realmente ai Lego. Poi ci sono parole chiave che confonde, magari c'è qualcosa con scritto Lego ma intendeva qualcos'altro, non è detto che Lego è per forza il giocattolo. Già in Italia per esempio la parola Lego vuol dire legare, io lego, quindi non so, nelle altre lingue potrebbe significare qualcos'altro. È un modo per giustificare un po' i dati di ricerca, dai. Questa sta chiudendo. Per esempio, tra 4 ore e 16 minuti l'asta sarà chiusa. Un'ultima cosa, a differenza di altre aste online come per esempio quella di eBay, dove c'è una chiusura dell'asta indicata, che ne so, a mezzogiorno e 00 chiuderà l'asta, quindi l'ultimo che avrà offerto a mezzogiorno e 00 e avrà offerto di più degli altri sarà il vincitore. A differenza di queste altre aste, su Katawiki, se tu aspetti gli ultimi secondi per offrire, automaticamente aumenterà il tempo di altri 2 minuti, 2 minuti e mezzo, non lo so, adesso non mi ricordo, dipende da quanto è alta l'offerta, mi sembra, o da quante offerte stanno arrivando dopo il limite dell'asta. Quindi se pensavi di giocare d'astuzia e aspettare fino alla fine, mi spiace, ma dà ancora 2 minuti al tuo avversario per decidere se aumentare ancora l'asta o no. Lo so, per me questo sito è amore e odio, ci sono cose che adoro e cose che proprio non sopporto. Per fortuna sono la maggior parte quelle che non sopporto e quindi non ci ho ancora smenato tutto il mio stipendio. Le stesse opzioni di questi filtri sulla app le trovi anche qui. Proseguendo su filtri poi abbiamo budget, per esempio se vogliamo mettere un budget massimo della nostra ricerca, oppure ubicazione, dove si trova l'oggetto, marchio, oggetto, che può essere un Lego, una scatola Lego, un'opera d'arte, una scultura, un libro,
eccetera eccetera, paese d'origine, materiale, e andando avanti se ne trova di tutti i colori, insomma. Poi potete decidere voi quale preferite. Se per caso non sei soddisfatto della tua ricerca, magari non hai trovato esattamente quello che volevi o non c'è ancora quello che volevi, vado su questo tasto e schiaccio salva ricerca. Per esempio io ho salvato diverse ricerche. Non posso ricordarmi tutti i codici dei Lego, perciò quando vado a cercare un Lego che mi interessa con quel codice, me lo salvo direttamente sulla ricerca, in modo che quando andrò di nuovo a fare la ricerca mi basterà cliccare qui, mi si apriranno prima tutte le mie ricerche salvate, quelle col cuoricino a fianco, e poi verranno fuori tutte le ricerche in ordine cronologico. Per esempio, cliccando su Michael Jackson come ho fatto prima, mi appariranno direttamente tutte le cose inerenti al re del pop. Oppure, come ho detto poco fa, se voglio cercare un Lego per codice, vado qua. In questo caso non sono presenti i Lego che avevo salvato io, ma facciamo un esempio. Vediamo che Lego sono disponibili e salviamo il codice. Per esempio questo qua, il Batwing 76161, quindi scrivo 76161. Faccio la ricerca e già vediamo che mi appare un altro oggetto oltre a quello che c'era già presente. Ora, la prossima volta che vorrò cercare direttamente questo oggetto senza dover andare a ricercare oddio che codice era, ogni volta che cliccherò qua vedrete la nostra ricerca salvata. Ma come avevo fatto vedere prima, a volte non trova esattamente quello che vorrei, però mi trova sempre cose con la parola inerente Lego. Poi alcuni codici a caso, non so, può coincidere qualche numero con qualche altro Lego, perciò verrà fuori tutta roba che non c'entra niente. Per esempio io cercavo questo set Lego, che ora non mi ricordo a cosa corrisponda, al Millennium Falcon, quello grande. Mi piacerebbe metterci mano un giorno, però costa troppo. Quindi in questo momento non sono presenti aste con quel tipo di Lego. Perciò cosa succede? Che quando verrà messo in vendita da qualche utente proprio quel set lì, a volte, dico a volte perché a me non succede sempre, arriverà una notifica sull'app e ci avvertirà che l'oggetto che stavamo cercando è finalmente disponibile. Oppure adesso non mi ricordo bene il messaggio, ma mi sembra che ti dica abbiamo trovato l'oggetto che cercavi. Vai a vedere e in effetti corrisponde la maggior parte delle volte a proprio quella ricerca che avevi salvato. Quindi è un'opzione molto comoda che vi consiglio di utilizzare. Ma ora che sappiamo gestire una ricerca, sappiamo come tutelarci, eccetera, andiamo a vedere da vicino com'è un'asta. Sempre tornando sull'esempio di Michael Jackson, vediamo qua insieme come è composta un'inserzione. In primo luogo vedremo che c'è il titolo, che ci dà già una prima descrizione dell'oggetto. Le foto, che dopo come venditore vedremo bene di che si tratta, perché le foto sono sempre di alta qualità. Non devono essere sfocate, devono avere dei bei colori, non ci devono essere altri elementi in giro, però dopo vedremo anche questa cosa qua. Quindi abbiamo le foto per farci vedere bene l'oggetto, che è in ottime condizioni, se non ci sono difetti e se ci sono devono essere evidenziati da chi ha fatto le foto. Poi andando giù troviamo una descrizione che è stata sempre tradotta in modo automatico, come dice questa scritta qua, perché per esempio questo oggetto viene dalla Spagna, quindi il testo originale della descrizione potrebbe essere o in inglese o in spagnolo. Molti decidono di scrivere sia in inglese che nella loro lingua. Ecco, per esempio questo utente ha scritto tutta la descrizione in inglese e anche in spagnolo, ma noi con Google Translate abbiamo tutto in italiano direttamente. Dopo aver letto bene la descrizione e aver confermato che c'è tutto e l'oggetto ci piace, sotto abbiamo altri piccoli dettagli come paese d'origine, a che epoca appartiene, il titolo, di che materiale è fatto, eccetera eccetera, dimensioni, peso. Dopodiché abbiamo uno dei fattori più importanti che a noi interessa, la spedizione, quanto costa spedirlo in Italia. Ancora sotto vediamo addirittura il nome del venditore,
che cliccandoci sopra possiamo andare a vedere se questo venditore vende qualcos'altro che ci possa interessare, in modo da combinare una spedizione. Tanto, essendo sempre lo stesso venditore, se ha fatto l'opzione spedizione combinata, perché alcuni magari non l'attivano, allora risparmieremo qualcosa sulle spedizioni di tutti i suoi oggetti che siamo riusciti a vincere alle sue aste. In questo caso questo venditore ne ha un bel po' di oggetti interessanti che sono inerenti a quella di Michael Jackson. Vedo che c'ha orologi e insegne luminose. Probabilmente se qualcuno è interessato, oltre a quella di Michael Jackson, anche a quella di Mazinga Z, eccetera eccetera, potrà risparmiare sulla spedizione, ma solo se il venditore ha messo l'opzione spedizione combinata. Nel caso avessimo dei dubbi o prima di fare qualsiasi cosa vogliamo sapere se c'è una possibilità di avere una spedizione combinata, perché non si può contattare direttamente il venditore, ma per fortuna abbiamo qua il centro assistenza che sono abbastanza bravi. L'unica cosa è che a volte magari non ti rispondono il giorno stesso, ma ti rispondono dopo 2 o 3 giorni, e se l'asta finisce oggi è un problema. Tornando all'inserzione, vediamo che sotto il nome del venditore possiamo anche cliccare segui per rimanere aggiornati. Se metterà qualcos'altro all'asta probabilmente arriverà una notifica, una mail che ci avviserà subito. Qua vediamo il feedback del venditore, però io non ci faccio molto caso perché su Katawiki siamo molto tutelati, sono molto seri. Poi tornando su vediamo il timer che ci indica quanto manca allo scadere dell'asta. Qui vediamo le offerte attuali, in questo caso siamo a 2 euro. Qua sotto abbiamo dei tasti per fare un'offerta standard, poco più alta di quella che adesso, oppure possiamo decidere di fare noi un'offerta bella sostanziosa. Però io ve lo sconsiglio perché mettiamo il caso che io ho offerto 3 euro e vinco. Nessuno offre più di me. Mi sono portato a casa questo oggetto di Michael Jackson a 3 euro. Se io adesso invece avessi fatto una bella offerta dicendo piazzo 10 euro così per un po' sto tranquillo che nessuno offre più niente, probabilmente ci ho smenato altri 7 euro perché poteva finire tranquillamente a 3. Mai dire mai. E come ho detto prima, qua non c'è il tempo che allo scoccare dei 3 giorni e 4 ore l'asta finirà. No, abbiamo sempre un 2 minuti se qualcuno all'ultimo momento offre qualcosa. Quindi non userei mai questa opzione, ma piuttosto userei questo pulsante che è molto utile, che si chiama imposta offerta massima. Cosa succede se imposto un'offerta massima? Vuol dire che io adesso offro 3 euro, poi imposto un'offerta massima. Dico, questo oggetto mi interessa, sommando le spese di spedizione e tutto il resto arrivo intorno a questi soldi, diciamo che massimo io offrirei 15 euro. Quindi cosa posso fare? Clicco imposta offerta massima, la metto a 15 euro, da lì in poi gli utenti vedranno che io ho offerto 3 euro, ma non sanno che ho messo un'offerta massima. Quindi loro andranno a offrire 4 euro e vedranno subito, come ho detto prima, come avete visto nell'esempio prima, vedranno subito che sono stati appena superati, perché automaticamente il sistema avrà fatto un'offerta un pochino più alta. Quindi se qualcuno adesso offre 4 euro, il sistema offre 5. Se uno offre 6, il sistema offre 7, fino ad arrivare a 15 euro. Superati i 15 euro si blocca e non offre più niente al posto nostro e verremo avvisati che siamo stati superati da qualcun altro. Quindi il mio consiglio è di offrire sempre poco di più e poi dopo di impostare un'offerta massima. Andando giù ancora troviamo sempre la spesa di spedizione e ci indica anche più o meno il tempo che ci vorrà. Poi il tempo che ci vorrà dipende sempre da chi spedisce. Per esempio io una volta ci ho messo un mese a spedire, ma non per colpa mia, per colpa di Bartolini, perché ho impostato tutto per bene, la spedizione eccetera, doveva passare per forza lui, non si poteva neanche lasciare giù il pacco visto che il pacco era ingombrante. Dopo 2 settimane non si è fatto vedere nessuno, e a casa mia c'è sempre qualcuno, allora ho dovuto annullare la spedizione e farla con un altro, con GLS, che è passato il giorno dopo. Ha ritirato il pacco e dopo 2 settimane è arrivato in Ungheria. Dopo 3 settimane, cioè quando il pacco ormai era già in viaggio per l'Ungheria con GLS,
mi ha chiamato il Corriere di Bartolini dicendo che sarebbe passato in giornata a ritirare il pacco e chiedendomi informazioni. E io gli ho risposto: mi scusi, ma io ho annullato una settimana fa la spedizione e alla fine, dopo un mese, il pacco è arrivato in Ungheria. Il cliente era soddisfatto lo stesso perché anche gli ho spiegato la situazione, dato che poi si può contattare il venditore o l'acquirente, dipende da quale parte stai, per spiegare delle cose. In questo caso io gli ho spiegato: guarda, mi dispiace, è successo questo, questo, quest'altro, gli ho dato un nuovo codice di spedizione ed è andato tutto bene. Chiusa la parentesi Bartolini, e non fatemi dire altro su Bartolini, continuando, vediamo commissione per la tutela degli acquirenti che sta al 9%. 9% del valore finale dell'asta. Quindi se l'asta finisse a 100 euro, dovrete pagare alla fine quei 100 euro più il 9% che è 9 euro, più un 3 euro che è sempre fisso. Poi qua ci dice che termina giovedì alle 8:15, come il timer di sopra. Qua abbiamo la cronologia delle offerte che sono state fatte, in questo caso ce n'è stata una, l'asta è partita da 1 euro, quindi siamo a 2 euro. Ma se vogliamo vedere un'altra asta che magari è già arrivata a un buon prezzo, come questa, 45 euro, vedremo tutte le offerte e da che parte del mondo arrivano queste offerte. Andando ancora giù, tutela degli acquirenti, ci spiega un po' di cosa si tratta, che Katawiki ci tiene a queste cose. Qua c'è il centro assistenza, quello che vi ho spiegato prima, vi dice che opzioni di pagamento ha e di opzioni ne abbiamo. Abbiamo Mastercard, Visa, Apple Pay, Google Pay, PayPal, persino bonifici SEPA. Quindi di opzioni ne abbiamo quante ne vuoi e poi puoi condividerle su Facebook, Twitch o Pinterest. Tra l'altro su Twitch non hanno ancora aggiornato il logo, che ormai è diventato X. Se proseguiamo ancora, ci appare di nuovo la cloche dove possiamo fare le nostre offerte e andando sotto ancora troviamo gli oggetti che vende questo venditore oppure oggetti inerenti a quello che stiamo guardando. Ma a volte anche cose a caso, giusto per farci venire un po' l'acquolina in bocca. Katawiki queste cose le fa e mi piace questa cosa, anche se non ho soldi da spendere in questo momento. Mi raccomando, sulla descrizione leggete sempre bene, come avevo detto all'inizio, per altre cose. Per esempio, se nelle foto non vedete la scatola di quel set Lego, è molto probabile che non ci sia, a meno che non viene scritto nella descrizione che c'è anche la scatola Lego che magari non è stata fotografata, o se magari sta vendendo quel Lego e c'è scritto scatola non inclusa o figure non incluse, il venditore alla fine, quando ve lo spedirà, sarà tutelato, perché lui dirà: ma io l'avevo scritto anche se nelle foto erano presenti le figure e la scatola. Mi è successo anche questo, ma per fortuna non ho vinto neanche quell'asta, qualcuno mi ha battuto, qualcuno che probabilmente non aveva letto come me prima di fare un'offerta. DApp è molto simile a quello che vediamo su PC. Abbiamo foto, tipo di asta a cui appartiene, che se clicchiamo ci mostra gli altri oggetti selezionati da Clara. Titolo, esperto che l'ha selezionato, che è questa Clara. Descrizione, anche qui le descrizioni vengono tradotte in automatico e ve ne accorgerete da questo simbolo. Quindi se qualcosa non vi torna, cliccate sull'icona e vi appare il testo originale. Il pulsante mostra di più per vedere il resto della descrizione. Dati oggetti, cronologia offerte, nome venditore, prezzo di spedizione, oggetto correlato o dello stesso venditore. E sotto fisso lo stato dell'asta, il conto alla rovescia e quel maledetto pulsante invitante. Fai un'offerta. In alto a destra puoi condividere l'oggetto con qualcuno o salvarlo tra i preferiti. Il numero a fianco al cuoricino indica il numero delle persone che stanno osservando l'oggetto. La stessa cosa la puoi vedere da PC. E ora passiamo al reparto vendite, che da PC basta cliccare su Vendi. Mentre da app dovremmo fare questa operazione, andare su Account qua in basso e cliccare Passa Katawiki per venditori. Poi torno su Account e clicca su Presenta nuovo oggetto.
sia da PC che da app è molto semplice e lo vediamo adesso insieme passo passo. Poniamo che noi dobbiamo vendere, per esempio, queste scarpe della Reebok. Quanto mi piace andare a prendere le cose dai miei scaffali qua dietro. Ok, queste sono delle scarpe edizione limitata che ho comprato anni fa e non le ho mai indossate. Penso che meritino di essere vendute su Katawiki. Sono proprio di plastica nuova. Cominciamo. Queste scarpe intanto sono delle sneakers, sono delle scarpe da ginnastica, da basket. Io non lo so, non sono un grande esperto di scarpe, quindi cosa posso fare? Vado su internet e cerco queste scarpe qua, che so solo che sono delle Reebok Ghostbusters. Trovo qualcun altro che l'ha già messa in vendita e vedo come le definisce. Poi magari non è un esperto neanche lui, però tipo scarpe da basket. Ok, vediamo un altro per avere magari una netta sicurezza. Sneakers, perfetto. Adesso siamo più incerti di prima. Comunque non è un grosso problema, perché tanto alla fine sarà l'esperto anche a darci una mano e a dirci: guarda che hai sbagliato categoria, mettiamo su questa categoria piuttosto che su quest'altra, perché non è che verrà venduta subito la scarpa. Intanto prima deve passare nelle mani di un esperto che analizzerà le nostre immagini, quello che abbiamo scritto, e poi, anche se il valore corrisponde più o meno a quello reale, se può essere un valore di un certo senso, e soprattutto se non abbiamo esagerato con alcune cose, tipo la spedizione. Si può esagerare fino a un certo punto. 50 euro a noi ci sembravano troppo, magari per quel venditore è la forma standard per spedire in Italia. Quindi non ci facciamo troppi problemi. Cosa possiamo aiutarti a vendere? E io scrivo sneakers. Selezioniamo quindi la nostra categoria e facciamo continua. Ok. Selezioniamo la categoria più adatta per il tuo oggetto. Cimeli sportivi? No. Qua c'è scritto: i nostri esperti troveranno l'asta migliore per il tuo oggetto, ma puoi anche scegliere tu stesso un'asta autonomamente. Preferisco che sia l'esperto a scegliere per me. Magari c'è un'asta dove vendono proprio abbigliamento e cose inerenti ai film. Ci sono aste di ogni genere, io adesso non le conosco tutte. Quindi preferisco che scelga lui. Lascio vuoto. Immagini. Mi raccomando, le foto devono essere almeno 6 e rispettare determinati tipi di standard, tipo devono essere nitide, non fuori fuoco, ben illuminate, non ci devono essere altri oggetti intorno, eccetera eccetera. Vi lascio qua la guida di Katawiki dove vi dice esattamente come devono essere fatte le foto. Prendono molto seriamente questa cosa. Fatene tante, adesso non mi ricordo il limite, ma se ne possono mettere un bel po'. Io me le sono già preparate queste foto e le carico. Non sono il massimo, probabilmente qualcuna me la contesterà, probabilmente mi dirà di aggiungerne altre, per esempio di fare la foto alla linguetta per far vedere il numero della scarpa e queste altre cose qua che non ho voluto fare al momento. Possiamo scegliere qual è la nostra immagine principale, io lascio questa, ma nel caso potrete trascinare tranquillamente per impostare come immagine principale. Andiamo giù. Dettagli. Alcuni dettagli sono facoltativi mentre altri sono obbligatori. Per esempio, epoca. Vuole sapere di che anno sono queste scarpe. Cliccando qua ho una scelta, direi dopo il 2000. Mi appaiono altri dati che devo per forza mettere, tipo la marca, giusto che la metta. Reebok. Modello facoltativo. Genere. Uomo? Donna? Boh, queste direi che sono sia uomo che donna. Peccato che non c'è un'opzione che ti faccia scegliere tutte e due le cose. Misura. Non mi ricordo esattamente che misura sono, perché di solito io ho il 42, dovrebbe essere un 42. Sì, è un 42. Fantastico. Se avessi fatto la foto all'etichetta l'avrei saputo prima. Poi, colore. Nudo, rosa, rosso. Che colore è nudo? Metto bianco. Materiale. Pelle. Plastica. Posso mettere più cose. Tanto anche l'esperto poi, se ho fatto qualche cazzata, me lo dirà.
facoltativo, facoltativo, condizioni, nuove, facoltativo, facoltativo, nuove con etichetta, sì, autografo, no. Qua sotto dite ancora colore, no, qua è praticamente se voi mettete più oggetti all'asta e ogni volta volete andare a controllare per vedere come stanno andando le vostre aste, potete fare delle specie di marker, tipo colore qua per ricordarmene prima metto grigie, testo numero metto ghost, descrizione importante. Se non sapete niente di questo oggetto usate internet, fate magari copia e incolla di alcuni testi, però intanto potete dire quello che sapete. Per esempio, io so che sono delle scarpe Reebok Ghostbusters e hanno un determinato nome che non mi ricordo più e le vado subito a cercare dagli altri venditori che sono magari più bravi di me. Per esempio questo, sono sempre io. Faccio copia e incolla, scarpe Reebok, forse questo no, nuove mai usate nella confezione originale, e poi aggiungo trovando da internet altre cose, Reebok noto marchio americano, pappapero. Alla fine sono scarpe, non sono usate, sono nuove. Se qualcuno è interessato a maggiori informazioni va su internet e si cerca qualcosa. Io adesso gli do una descrizione che ho trovato a caso. Controlla sempre di che si tratta prima di scrivere cavolate che magari proponi dei lanciafiamme sulle scarpe e poi invece non è vero. Valore. Per me queste scarpe costano 400 euro. Posso dire quello che voglio, sono le mie. Prezzo di riserva. Queste scarpe le pagai intorno ai 120 euro, mi sembra, quando sono uscite. Adesso mi ricordo 120-130. Diciamo che almeno un 200 euro ci voglio fare, quindi voglio un prezzo di riserva intorno ai 200 euro. Ok. E qui arriva la prima parte che io detesto come venditore di Katawiki, dove Katawiki non si fa gli affari suoi e dice: sulla base delle nostre ricerche di oggetti simili questo prezzo di riserva potrebbe essere troppo alto, abbassandolo aumenti le tue possibilità di successo nella vendita. Non mi sta dicendo che non posso metterlo, però mi dice che secondo loro, e io me ne sbatto altamente, proponi ai migliori offerenti un'altra possibilità di acquisto al termine dell'asta se le offerte raggiungono i 180 euro. Cosa succede? Se l'asta si è fermata poco sotto il nostro prezzo di riserva, intorno ai 180 euro, cliccando quel pulsante, cosa succede? Che chi ha offerto di più, magari ha offerto fino a 180 euro appunto, si vedrà sempre scritto non è stato ancora raggiunto il prezzo di riserva, ma con quel pulsante, se siamo arrivati a 180 euro, che vabbè è un 20 euro di differenza, però non si sa mai, magari era proprio arrivato al limite. Se arriva a 170 purtroppo no, ma se arriva a 180 verrà comunicato al miglior offerente: guarda, se vuoi hai ancora la possibilità di acquistarle a 180 euro, ti va bene, sì o no? Io lo attivo, non si sa mai. Da quale importo vorresti far partire le offerte? Consiglio di Katawiki 100 euro, possiamo decidere se farla partire da 1 euro, da 100, non ha senso farla partire da 200 perché il nostro prezzo di riserva è già a 200, lasciamolo a 100. Spedizione è la parte più delicata, qua dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo, quindi prendiamo le misure del pacco, pesiamolo con una bilancia, quello che volete. Adesso non so bene le dimensioni della mia scatola, io metto a caso, tanto non la metterò proprio in vendita. Però per non rischiare faccio un pacco medio fino a 5 kg, anche perché non sembra ma queste scarpe pesano e non so se adesso sono più di 2 kg o no. Per sta tranquillo metto un pacco fino a 5 kg. Fino a 5 kg vengono fuori dei prezzi standard già preimpostati. Posso anche decidere di proporre una spedizione gratuita, col cavolo, perché scherzo, però se dovesse arrivarmi un'offerta dal Giappone mi costerebbe magari intorno ai 40-50 euro spedirlo in Giappone, mentre se mi arriva in Italia magari mi costa 5-6 euro, insomma
non me la rischio. Quindi decidiamo i nostri prezzi. Dall'Italia 12 euro, Paesi Bassi 34, direi come faccio a saperlo? Allora, come avevo fatto negli altri video, vi faccio vedere dei siti dove si possono fare delle simulazioni di spedizione in cui ci viene fatto un preventivo. Vi lascio sempre il link qua in descrizione. Io uso questo sito qua che si chiama paccofacile.it o se no Poste Italiane. Vabbè, Poste Italiane lo conoscete tutti, però a volte uno costa un po' di più e uno costa un po' di meno, dipende sempre dalle cose. Non ho ancora ben capito come funziona. Io di solito uso la spedizione, quella di eBay, perché mi trova tutti i diversi tipi di corriere, a volte dipende sempre dalla spedizione, e questo lo fa anche paccofacile.it, ma soprattutto è più basso il prezzo da lì a volte che su il sito di Poste Italiane stesso. Io di solito uso questi 3 siti per fare una simulazione, tra cui paccofacile.it, Poste Italiane e il servizio di spedizione di eBay. Vedete voi, io di solito uso sempre quello di eBay. Creo una mia spedizione, gli dico che deve partire dall'Italia e andare per esempio in Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, che non sembra, ma costa tantissimo spedire in Svizzera, anche se sta qua dietro, costa meno spedire in Svezia. Dico Berna, qua seleziono Milano, poi peso, facciamo 3 kg, lato esageriamo 40, 30 e 30. Calcola la tariffa, 40,80 euro. Ok, vediamo quanto costa spedire per esempio in Svezia, che era proprio sopra. Per esempio in Svezia voglio spedire a Stoccolma e dovete scriverlo nella lingua. Andate su Wikipedia se non sapete come ho fatto io e vediamo cosa costa spedire in Svezia. 28,87 euro, praticamente la metà che spedire in Svizzera, che è qua dietro. E più o meno questo prezzo dovrebbe essere uguale per Spagna, città qualsiasi della Spagna, 16,49 euro. Anche in Germania dovrebbe venire più o meno uguale. Più o meno i prezzi sono quelli. Quindi cercate di stare larghi. Qui per esempio ci ha messo 12 euro, 34, 34, 34, 34. Lasciamoli così come sono. Diciamo che in Europa, per esempio in Svizzera ci costava 40 euro, devo mettere 40 euro. Se in Svizzera costa 40 euro, in Giappone quanto mi costerà? Facciamo sempre la nostra simulazione. Voglio spedire a Tokyo, ma sì, una città vale l'altra. 78,77 euro. È un po' tanto. Se fate con Poste Italiane costa molto meno. I nostri esperti potrebbero chiederti di ridurle. I vostri esperti probabilmente non conoscono paccofacile.it. Allora vado su un altro sito e faccio un'altra simulazione. Giappone, Tokyo. Ma sì, una vale l'altra. Rimetto gli stessi parametri, 40, 30 e 30. Peso 3 kg. Trova i prezzi. Come ho detto, con Poste Italiane costa molto meno, 45 euro e non 70. Quindi posso andare a mettere qui anche un prezzo di 50 euro. Possiamo anche noi aggiungere un paese, per esempio abbiamo visto che in Svezia costa un po' di più che spedire in Spagna e in Francia, potremmo aggiungere Svezia e scrivere il nostro prezzo. Adesso però non sarei qui, più o meno sono stato largo con i prezzi, se dovesse arrivare dalla Svezia comunque spenderebbero intorno ai 40 euro. Mi dispiace, un pochino di cresta, però ce la possiamo anche permettere. Anche perché poi devi sempre calcolare che devi assicurarla e poi ci sono le tasse, l'IVA, quindi se io ho impostato un 30 euro alla fine ne andrò a spendere 36-37, perciò è meglio sempre stare un pochino larghi. Posso proporre un ritiro gratuito a casa, se vengono a prenderselo il pacco, per carità, si può anche fare. Posso proporre la spedizione combinata, quella che dicevo prima. Facciamo finta che dopo metteremo altre scarpe in vendita o altri oggetti, insomma tutti oggi,
più o meno le aste si concluderanno bene o male nello stesso periodo, posso proporre la spedizione combinata, cioè nel senso che, come ho detto, se qualcuno comprerà più oggetti da noi, quindi vincerà più di una delle nostre aste, allora possiamo anche fargli un pacco unico e fargli spendere un po' meno invece di fargli pagare una doppia spedizione. Possiamo anche salvare le impostazioni di spedizione nel caso noi volessimo spedire oggetti più o meno con lo stesso peso e dimensioni. E qua posso salvare anche con scarpe. Messaggio all'esperto. Possiamo scrivere quello che vogliamo, alla fine è una persona che poi ci risponderà tranquillamente e diciamo: ho visto che il sito mi consiglia di abbassare il prezzo di riserva, virgola, ma non me la sento. Possiamo inviare o salvarlo come bozza, ma possiamo anche vedere l'anteprima. Vediamo intanto come apparirà agli altri compratori. Verrà fuori Reebok Sneakers misura 42 e mi direte: e il titolo? Non si può mettere il titolo. Questa è un'altra cosa che mi sta veramente sul c***o di Katawiki, è una cosa che mi fa uscire fuori di testa. Perché non posso mettere un piccolo titolo? La gente non vedrà mai Reebok Ghostbusters. Ok che tanto con le parole chiave risulterà, io nella descrizione scrivo Reebok Ghostbusters e quindi qualcuno se è interessato proprio a quel modello gli salterà fuori. Però mi dà sui nervi il fatto che non posso scrivere un titolo, ma devo scrivere delle cose generiche, anzi non scrivo neanche, non l'ho scelte io, è il sistema che mette per prima la marca, poi il modello di scarpa, in questo caso sneakers, poi la misura e, come ho detto prima, amore e odio. Faccio invia. Ok, cosa succede? Qua mi dice: un esperto esaminerà il tuo oggetto, l'asta inizio, le offerte cominciano ad arrivare, spedisci, ricevi il pagamento. Naturalmente prima c'è una trafila, bisogna vedere cosa dice l'esperto, probabilmente mi dirà di aggiungere molte altre foto, sicuramente, anche perché ho messo 6 foto in croce e non ho fatto neanche le foto fatte bene. Poi mi dirà che il prezzo non va bene e di togliere il prezzo di riserva. Ecco, un consiglio che vi do: se vi dice di togliere il prezzo di riserva, ditegli: guarda, io non ho intenzione di rischiarmela, tu puoi rischiartela con i tuoi oggetti. Io gli risponderei così. Però, come avete visto prima, io sono stato ben chiaro e ho detto: guarda, io a meno di 200 euro non voglio venderle, quindi non me la rischio, ma non me la sento neanche di mettere in vendita qualcosa senza prezzo di riserva, perché se l'asta finisce a 10 euro, ste scarpe preferivo tenermele. Quindi se dovesse scassarvi, non fatemi dire parole, mi raccomando, mandatelo anche a quel paese. No, scherzo, state ben tranquilli, ditegli: guarda, mi dispiace, piuttosto la vendo da un'altra parte, ma io non me la rischio così. Una volta finita l'inserzione inviata all'esperto, ci metterà intorno ai 2-4 giorni per darci una risposta, quindi non avete fretta, tranquilli, prima o poi vi arriva. Oppure, se tutto perfetto così com'è, addirittura verremo avvisati quando l'oggetto sarà messo all'asta, perché le aste partono ogni settimana, ne parte una nuova e quindi bisogna aspettare l'asta giusta per essere incorporati. Per esempio, se la prossima settimana partiranno le aste di cimeli oppure di scarpe inerenti a film famosi e verrà integrata quindi la nostra scarpa. Dipende sempre un po' dall'esperto o da quanto ci mettono. Poi una volta avviata l'asta potremo monitorarla, vedere a che punto sta e quando finirà verremo avvisati anche del valore finale, a chi dovremo spedirla, verrà inviato l'indirizzo di spedizione, eccetera eccetera. Naturalmente se l'asta finirà senza aver raggiunto il prezzo di riserva, si chiuderà e basta, e vi chiederà se volete riprovarci o cosa volete fare di questo oggetto, se magari volete fare una proposta al miglior offerente. Adesso non mi ricordo bene perché l'ultima volta che ho fatto un'asta ne è passata di tempo. Mi raccomando, spedite o date l'oggetto di persona soltanto dopo il pagamento. Un'ultima cosa che non vi ho fatto vedere. Quando noi clicchiamo sul cuoricino, qua in alto a destra,
ci appariranno tutti oggetti che stiamo osservando, anche se sono scaduti. Infatti quelli con le offerte chiuse viene fuori. Se non dovesse venire fuori il prezzo è perché l'asta non ha raggiunto il prezzo di riserva. Per esempio questo che ho vinto, c'è scritto già pagato, è tuo e mi arriverà in questi giorni. Mentre le aste che ancora sto osservando, tipo alcune vengono messe in automatico tra i preferiti perché ho fatto un'offerta, quindi dà per scontato che la cosa mi interessi. Infatti abbiamo ancora il diamante, sono ancora in testa, dai, vedremo, poi vi farò sapere se ho vinto o no. Questa che la mia offerta è stata superata, come il Rolex naturalmente, poi altre cose che sto tenendo d'occhio e che ancora magari non ho fatto un'offerta. Oppure semplicemente sto guardando e valutando per vedere a quanto finirà e se ho degli oggetti simili magari li venderò poi più o meno allo stesso valore. Quando passo al lato venditore vengono fuori altri pulsanti interessanti, per esempio panoramica delle vendite. Qua mi dice qualcosa sulle vendite che ho fatto, che ne ho fatte veramente poche, mi sembra forse una o due, non lo so. Poi oggetti presentati, qua tutti gli oggetti che ho presentato o che magari, tipo questo qua, il puff, l'ho venduto, anche 85 euro. Queste sono le scarpe che abbiamo appena proposto e questo era un mobile che alla fine non ho venduto perché l'esperto mi diceva che le foto non andavano mai bene. A una certa ho detto va bene, basta, non ho più voglia di perdere tempo. Nell'asta troviamo invece gli oggetti che abbiamo messo noi in vendita su Katawiki, che sono stati approvati dall'esperto e successivamente sono stati messi su una delle loro aste. In questo caso abbiamo il Lego del castello. Ecco come appare un nostro oggetto messo all'asta su Katawiki. Qua abbiamo il solito timer che ci dice tra quanto finirà l'asta, qua le offerte attuali. Qua abbiamo una stima dell'esperto. Naturalmente ci dice che non possiamo fare offerte sul nostro lotto. Possiamo ottenere assistenza per qualsiasi problema. Qua ci dicono quante offerte sono state fatte e quando e basta. Solita cosa, possiamo metterlo tra i preferiti, possiamo condividerlo e possiamo anche modificare il prezzo di riserva nel caso volessimo proprio venderlo a tutti i costi, ma vediamo che, come in questo caso le offerte sono ferme da 3 giorni a 220, possiamo scendere un pochino col prezzo di riserva. Io non lo faccio. Adesso io questo oggetto l'ho messo in vendita solo per farvi vedere come appare un oggetto messo all'asta, ma penso che non lo venderò mai su Katawiki, specialmente perché scade tra 1 giorno e 6 ore e siamo fermi a 220 euro da un bel po'. Qui in alto a destra potrete controllare anche i messaggi che vi potete mandare sia come venditore sia come acquirente. Infatti io tipo ho contattato questo tizio qua che mi ha venduto all'asta questo oggetto della Lego e gli ho detto guarda, mancano dei pezzi. Poi abbiamo la campanella per ogni tipo di aggiornamento, per esempio se il mio oggetto è stato messo finalmente all'asta, se è stato venduto, se l'asta quindi è finita, se non ha raggiunto il prezzo di riserva e tante altre cose. E poi abbiamo il nostro profilo dove possiamo andare a vedere le altre cose, tipo le offerte che abbiamo fatto, le proposte che abbiamo fatto, eccetera eccetera. Troviate tutti i pulsanti che vi ho appena elencato come venditore o come esploratore, ma anche le impostazioni degli account e i messaggi. E quindi questo è tutto. Se avete altre domande scrivetemi qua sotto. Se poi volete anche seguirmi e mettere un like mi fa tanto piacere, perché non ho idea di quanto ci metterò adesso a montare e editare questo video e poi dopo anche fare i sottotitoli, insomma è un bel lavoro.